Ciao a tutti i miei discepoli, ben ritrovati. Torniamo a parlare di bonsai come sempre, pre-bonsai soprattutto, quindi di costruzione dei nostri materiali. Torniamo sui cipressi. Sto ricevendo un sacco di domande per quanto riguarda la pinzatura, pizzicatura, potatura, strutturazione, mantenimento. Oggi facciamo il punto della situazione, cerchiamo di capire che tutti questi termini che vi stanno dando, no, vi servono soltanto a complicarvi la vita e quindi a farvi degli schemi che poi alla fine si traducono in prendi le forbici in mano e taglia quello che devi tagliare, ok? Poi potete chiamarlo pizzicatura, pinzatura, manico, coi piedi, con le forbici, ok? Quindi prima regola, sui ginepri, cipressi, quello che volete, si interviene sempre con le forbici, a meno che non dovete fare una mostra, quindi la pianta è bella piena, il giorno dopo c'è una mostra e allora si va, no, a regolare un po' anche con le dita, perché bisogna togliere qualcosa di morbido, quindi con le forbici non ci riuscite. Però se volete fare le cose fatte bene, non date retta a chi vi dice di staccare con le dita, perché è la cazzata più grossa che potete fare. Primo, perché fate dei danni allucinanti. Secondo, perché andate a intervenire nelle parti di pianta che non sono ancora mature, no? Perché se il ramo è lignificato, con le dita non si toglie niente, ok? Quindi se usate le dita vuol dire che già state sbagliando, perché state intervenendo dove ci sono le parti che sono ancora erbacee, quindi fresche. Quindi cosa fare in questo periodo? So che molti vi diranno no, ma in estate la pianta non si deve fare niente, niente, perché se no muore. Allora, come vedete la pianta sta bene, sta allungando, ci sono certe cassette che stanno allungando, ok? Quindi se questi rami qua a me mi dovessero servire per fare il palco, no? Il palco, anche adesso come il prossimo anno potrei metterci un po' di filo e per posizionarli, che semplicemente, e poi far riempire dentro. Ma siccome io qua sono già arrivato, taglio e vado a togliere, ok, questo tipo di pezzo qua, lasciando sempre del verde dietro, cioè delle ripartenze. Queste due ripartenze, che ad esempio se io facessi una potatura così, lascerei queste due cacciate qua per fare due rami nuovi, molto semplicemente. Quindi chi vi dice che dovete pulire il ramo dietro, no, perché adesso c'è questa moda qui, non lo so perché, vi sta mettendo nelle condizioni di perdere vegetazione. Invece con i cipressi bisogna tagliare come con i caducifogli, guardare cosa c'è dietro, perché da lì poi si ripartirà, ok? Quindi le squame che vedete non sono altro che i nuovi rami, quindi molto semplice. L'importante è sapere cosa andiamo a tagliare e cosa dobbiamo fare, quindi che forma darà l'albero. Quindi se la pianta sta bene, se caccia fuori vegetazione, se questa vegetazione è matura, è obbligatorio, quindi non è che possiamo, è obbligatorio andare a intervenire per accorciare tutta questa roba in modo da fare infittire la pianta dentro. Questo vi servirà per creare tutti questi palchi che vedete che ormai sono belli compatti. Con i cipressi molto facile, ok? Quindi se dovete comprare delle piante bla bla bla, prendete i cipressi. Però attenzione, visto che ricevo un sacco di foto per quanto riguarda piante che in fase d'acquisto, allora ragazzi, i cipressi non sono tutti uguali, no? Ci sono quelli da cimitero, quelli da quello che volete. Attenzione, comprate sempre i cipressi europei, toscani, siciliani, non lo so, i cipressi, i nostri, quelli che trovate nel cimitero, nel viale dei cimiteri, quelli sono i cipressi che dovete utilizzare. Perché? Perché la vegetazione è cicciona, cioè gonfia ed è bella. Se invece prendete falsi cipressi, le tuie ad esempio, le tuie ragazzi fanno sempre con la vegetazione piatta, quindi per andare a riempire poi dopo ragazzi dovete diventare scemi nella testa, perché tirate sul palco così la pianta non vegeta bene, che si gonfia. Invece questi qua, come possiamo vedere, è un attimo, cioè vi butta fuori ed è veramente un attimo. Per fare la potatura non c'è bisogno di stare lì a guardare perfettamente dove tagliare, per carità, se lo fate ok, però come vedete io mi ci metto lì e semplicemente accorcio.
Perché lo faccio anche in maniera abbastanza veloce e grossolana? Primo perché ho tante piante e quindi non è che posso stare su una pianta 2 anni, no? Perché già qui se devo intervenire veramente bene mi ci vuole mezza giornata, ok? Perché è veramente importante questa pianta qua. Quindi in questo periodo, visto che la pianta è in movimento e vi rifarà altre buttate come queste qui, l'importante è andare a bilanciare il vigore, quindi accorciate, poi dopo lei ripartirà da sotto, tanto vi farà sempre un botto di roba. Quindi più che altro si interviene bene quando è autunno-inverno, quando la pianta inizia a fermarsi. Così in inverno abbiamo tutta la nostra pianta che è ferma, che è bella, vi rimane bella tutto l'inverno, no? Così riuscite anche a mantenere la silhouette e vi divertite e vi godete anche il risultato della stagione, no? Quindi adesso semplicemente non diventate scemi, perché tanto non sarà il caso di intervenire sempre, cioè perché tanto è inutile, è inutile. Fate maturare bene e intervenite dentro, ok? Cioè nel prossimo video dove metterò mano all'altro bosco di cipressi, così mi soffermo ancora un pochettino perché riesco a portarlo anche giù in laboratorio, ok? Per tutto quello che vi serve per fare bonsai, claudiobonsai.com, c'è lo sconto attivo adesso, CB10, coupon, fino al 20 luglio, ok? Mettete un mi piace, condividete e state bene. Ciao a tutti.